Ciao a tutti e ben ritrovati, quest'oggi vedremo un progetto giusto per Pasqua. Si tratta di un decoratore, molto semplice da realizzare. Ideale sia per dipingere le uova pasquali, come in questo caso, sia per personalizzare gli addobbi natalizi sotto le feste di Natale. Si possono infatti dipingere tutti gli oggetti sferici e ovali, palline da ping pong, palle da biliardo, eccetera eccetera. Ma vediamo subito cosa ci occorre per realizzare questo progetto. Seguitemi. Potete utilizzare questa lista di componenti come riferimento, le due schede elettroniche, però, saranno diverse per poterle reperire più comodamente e contenere i costi. Per prima cosa servirà la struttura principale. Troverete come sempre il link per recuperare il file da stampare in descrizione. Abilitate ovviamente i supporti e armatevi di moltissima pazienza. Necessario stampare anche i vari componenti del buraccetto sorreggi pennarello ed accessori vari. Altre parti da me realizzate per completare l'estetica finale ed ovviare al dado farfalla M3, difficile da reperire in ferramenta. Necessarie 2 ventose di diametro 20 mm. Una barra filettata da 80 mm, M3, io ne ho acquistato 1 metro dal ferramente per poco più di €1 e l'ho tagliata a misura. Una molla con diametro interno di almeno 3 mm. 5 dadi metrica 3, uno vi servirà in fase di stampa del pomello, meglio se ne procurate 4 di normali, ed un quinto autobloccante. 11 viti M3 per 16 mm, assieme a 2 viti M3 per 8 mm. 4 viti M3 per 6 mm serviranno a sorreggere l'elettronica. 2 cuscinetti a sfera, 623ZZ, io ne avevo 2 in casa avanzati dalla stampante 3D. Un servomotore, modello SG90. Cavetto USB. Scheda Arduino 1, io vi consiglio sempre l'originale. Assieme a scheda CNC Shield. 2 driver A4988. Un condensatore elettrolitico da 10 microfarad, il voltaggio non ha importanza, nel mio caso è un 50 volt, ci servirà per disabilitare il reset ad Arduino. Un alimentatore 12 volt, vi basterà da 2 A se utilizzerete motori uguali ai miei. Uno spinotto per collegare l'alimentatore alla scheda CNC Shield. 2 motori NEMA 17 da 34 mm, 12 volt, 0,4 A. 2 cavetti prolungamotori, con relativo connettore DuPont a 4 pin. Ovviamente ci servirà la materia prima per testare al finale il tutto, ossia un uovo dalle medie dimensioni. Io ne ho acquistato 50 a poco più di €12. E per finire, una bella serie di pennarelli indelebili Sharpie, consigliato punta ultrafine. Bene, procediamo. Per prima cosa assembleremo la parte destra. In questo modo, inizieremo con l'afferrare la barra filettata di 80 mm. Per inserire la ventosa, dovremmo prima aver inciso per qualche millimetro il suo centro, con una punta di trapano da ferro da non più di 2 mm di diametro. Importante non forare l'intera ventosa, altrimenti sarà da buttare. Una volta inserita la ventosa la andremo a fermare con un dado M3 autobloccante. Inseriremo ora un dischetto, la nostra molla, un altro dischetto, ed uno spacer. Toccherà ora al cuscinetto a sfere assieme al tappo stampato in 3D, qui nell'inframezzo ci sarà la struttura principale, questa qua, termineremo la chiusura con il secondo tappo, il restante cuscinetto a sfere, un altro spacer e il dado farfalla M3, o se preferite risparmiare tempo e denaro, stampatevi questo pomello con all'interno un dado M3. E tutto questo formerà la prima parte del progetto. Ricapitolando, barra filettata, dado autobloccante, ventosa già precedentemente incisa al suo centro. A questo punto ho effettuato una modifica. Ho eliminato dischetti e molla iniziale, per sostituirli con una semplice molla da penna a sfera, molla più morbida e più facile da reperire, anche in casa. Se ne avete di disponibili, inserite ora una rondella piccolina, io la inserirò in un secondo momento perché è attualmente sprovvisto. Inseriamo ora il cuscinetto assieme al primo tappo.
Inseriamo il tutto al frame principale, richiudiamo con il secondo tappo, il secondo cuscinetto, uno spacer ed il pomello finale. Fine. Assicuratevi che ventosa e pomello finale girino assieme e soprattutto liberamente, senza nessun attrito. Apriamo ora lo scatolo dei motori NEMA 17, come vedete, sono motori made in China. Al suo interno il motore presenta 4 cavetti, che ne determinano il tipo bipolare. Ma ci tenevo ad indicarvi l'assenza dei connettori DuPont terminali, servirà quindi acquistarli e montarli a parte. La parte importante, però, è scritta in questo foglietto, chiamato datasheet. Qui vedete che si tratta di motori con una tensione di funzionamento a 12 volt ed un assorbimento in corrente elettrica di 0,4 A. Nero e verde saranno i cavetti di una bobina, mentre rosso e blu sarà la seconda bobina. Ecco qui i nostri due bei motori NEMA 17. Prima di procedere, dovremmo quindi inserire i connettori DuPont terminali ad ognuno dei due motori, in questo modo, così. Indifferente se utilizzate connettori singoli come i miei, oppure a 4 pin in un unico blocco. Armiamoci ora delle 8 viti più lunghe, e procediamo con il fissare i due motori. Avendo a questa struttura la predisposizione interna dei cavetti, assicuriamoci solo di rivolgere i motori con l'uscita cavetti verso il basso. Fatto ciò, procediamo con l'avvitare tutte e 4 le viti. E con il primo motore siamo a posto. Eseguiamo ora le stesse operazioni anche per il secondo motore. Perfetto, finalmente inizia a prendere forma. Fissiamo l'elettronica, scheda Arduino Uno, l'originale, partita dal nostro paese, l'Italia. La collocheremo in questo modo, con i due connettori, USB e alimentazione, verso il pomello installato poc'anzi. Recuperiamo le 4 viti più corte, e con molta cautela fissiamo la nostra scheda Arduino Uno al frame, prestando attenzione alla fase di avvitaggio, è molto facile infatti rompere l'alloggiamento delle viti. È consigliato installare il software su Arduino prima di procedere con il rimanente assemblaggio. Vediamo ora tutti i programmi di cui avremo bisogno. Il programma che farà funzionare Arduino si chiamerà Egduino. Lo si può trovare in molte varianti, una delle pioniere di Cocktail Yogi, o come nel nostro caso, la versione preferibile sarà quella di Plex 3R, che ha già modificato il programma per la piedinatura Arduino Uno e CNC Shield. Così non dovremmo modificare nulla al programma, basterà compilarlo e fare l'upload verso la nostra scheda. Troveremo qui tutti i passaggi da compiere. Caricare il programma su Arduino, eliminare l'autoreset, questo lo vedremo a tempo debito, installare l'ultima versione di Inkscape. Io l'ho già disponibile tra le mie app, se avete difficoltà nell'installarla, seguite questo mio video in sovraimpressione per installare Inkscape correttamente. Scaricare la versione ufficiale di Eggbot, questa sarà l'estensione per poter utilizzare Inkscape direttamente con il nostro progetto clone. E per ultimo, ma probabilmente non necessario, sarà la sostituzione del file, chiamato ebb serial.py, nella cartella extension di Inkscape. Scarichiamo quindi Arduino di Plex 3R. Per questa estensione di Eggbot, versione 2.5, vi basterà cliccare sul file eseguibile, per gli utenti Windows. Mentre per gli utenti Mac, basterà scaricare il file.dmg. In entrambi i casi, assieme al download dell'estensione, vi saranno anche dei file esempio, utili per le prime stampe. Scarichiamo dunque anche questi 3 file, Floating.
dovrebbero servire per l'utilizzo di software Eggbot, anche senza la scheda di comando originale dell'Eggbot. Apriamo ora la pagina di Arduino.cc, andiamo alla voce Software e scarichiamo Arduino IDE. Se con la ultima versione 1.8.1 riscontrate problemi sulla compilazione di Arduino, come è successo a me, scendete in basso fino alla riga Versioni precedenti all'attuale release ed andate alla ricerca della versione 1.6.5, da me testata e funzionante con Arduino. Scaricate la versione per il vostro sistema operativo ed attendete il download. Al termine, avviamo Arduino dall'interno della sua cartella. Un messaggio avviserà della creazione della nuova cartella, diamo OK, chiudete la finestra. Copiate tutti i file e incollateli all'interno della cartella appena creata. Tornate indietro ed aprite anche i due restanti file, si creeranno così altre due nuove cartelle. A questo punto aprite la cartella Arduino nuova ed avviate Arduino. Selezionate la giusta scheda e la giusta porta. Compilate e controllate di non avere errori. Se tutto è andato per il meglio, effettuate l'upload verso la vostra Arduino Uno. Nel mio caso salterò il passaggio perché già fatto in precedenza. Procediamo ora con l'installazione, sopra la scheda Arduino Uno, della scheda di espansione CNC Shield. Allineiamo i pin, partendo dalla parte destra, opposta alle alimentazioni, ed inseriamo la scheda. La collocheremo in questo modo, con i due connettori, USB e alimentazione, verso il pomello installato poc'anzi. Ora installeremo anche i due driver A4988, rispettivamente sull'alloggiamento A6X e A6Y. Se si lasciano aperti questi pin sotto ai driver, il motore funzionerà in full step. Inizialmente non mi ero accorto che il programma Arduino funzionava a 1/16 di passi, ma voi che ora lo sapete, prima di inserire i due ragnetti, ricordatevi di applicare tutti e 6 i ponticelli sotto ai due driver. Eviterete così di doverlo fare tra un attimo, con tutti i cavetti già assemblati. Il prossimo passo da compiere sarà nascondere tutti e 8 i cavetti dei due motori all'interno della struttura stampata in 3D. In questo modo, per chi ha pazienza, può aggiungere qualche spezzone di calza e guaina termorestringente, il risultato finale sarà sicuramente migliore, più ordinato e pulito da vedere. Termineremo poi tutti i cavetti direttamente sulla scheda CNC Shield. In questo modo, su uno dei due motori ho dovuto prolungare di qualche centimetro i 4 cavetti per permettere di raggiungere la scheda. La terminazione sarà in questi pin, connettendo le bobine dei motori A e B nel modo corretto come descritto nel datasheet del costruttore. A questo punto, seguite il mio video sulla regolazione dei driver A4988 per settare il tutto alla perfezione, prima di poter fare dei danni, anche seri, al progetto in corso.
Ora che abbiamo regolato la tensione di riferimento dei nostri driver al meglio, possiamo procedere collegando lo spinotto adattatore della parte alimentazione direttamente sui morsetti di alimentazione posti sulla scheda CNC Shield. Prestate attenzione a collegare il positivo ed il negativo nel verso corretto, come indicato sul vostro alimentatore. Altra operazione importantissima, altrimenti nulla vi funzionerà, sarà l'eliminare il reset alla scheda Arduino. Ci sono molti modi per farlo, anche a livello solamente software. Il più semplice e veloce, a parer mio, rimane sempre il buon condensatore elettrolitico. Per procedere, installiamo due connettori DuPont appaiati alle estremità del condensatore, ed andremo a collegarlo tra i pin GND ed il pin di reset, direttamente alla scheda CNC Shield. Ovviamente, collegheremo il pin negativo del condensatore al pin GND della scheda, il rimanente, invece, al pin reset della scheda. Manca solo collegare il servomotore. Necessario dividere i connettori DuPont terminali, da un singolo a 3 pin, a 3 connettori singoli, come state vedendo a video. Il cavetto di colore marrone sarà il negativo, quello di colore rosso sarà il positivo, mentre il rimanente di colore arancio sarà il segnale che azionerà il servo. Quindi, il marrone andrà sul pin GND, il rosso sul pin accanto dei 5 volt, mentre il rimanente di colore arancio andrà collegato al pin Z-step. Esattamente come state vedendo a video. Colleghiamo il cavetto USB alla scheda Arduino ed al PC. Alimentiamo il tutto con i 12 volt alla scheda CNC Shield. Inseriamo del nastro adesivo per evidenziare i movimenti dei motori e lanciamo un test, così, a vuoto. Se non siete sicuri di aver settato il numero passi dei driver esattamente come richiesto dal programma Arduino, questo test a vuoto vi salverà da eventuali distruzioni del braccetto sorreggipennarello. Inizialmente avevo settato i driver in full step, ed in questa prova a vuoto, i motori eseguivano molte più rotazioni del dovuto. Se avessi avuto tutto assemblato, sicuramente sarebbe andato in pezzo il braccetto centrale, andando a sbattere sul frame principale, senza rimedio. Ora, con la certezza che i motori rispondono ai comandi in modo perfetto, possiamo procedere con l'assemblaggio. Reperiamo il cilindro sorreggi uovo, in un secondo momento lo andrò a stampare con altezza maggiore, ideale per le uova da me acquistate, ed andremo a tagliare leggermente un lato del gambo della ventosa, esattamente della stessa forma, per poi inserirla con forza al centro del cilindro. Recuperiamo ora un dado M3 e lo andiamo ad inserire nell'apposito spazio laterale. Inseriamo anche la vite e procediamo con il fissaggio al motore di sinistra. Per quanto riguarda il servomotore, prima della sua installazione definitiva al braccetto centrale del nostro Eggbot, dovremmo compiere questa operazione. Per prima cosa andiamo ad installare al nostro servo questa aletta singola, la più piccola disponibile nel sacchettino. Con tutti i cavetti scollegati e nessuna alimentazione attiva, andiamo con delicatezza a ruotare la letta fino al fondo scala. Individueremo così il suo punto massimo e minimo. Fatto ciò, portiamo la letta a metà e la andiamo a staccare. Ora, con il servomotore in mano ed i cavetti rivolti verso l'alto, andremo ad reinserire la letta rivolta verso di noi. Avremmo ora una corsa che parte dall'alto, 0 gradi, e arriverà fino al basso, 180 gradi, ed anche qualcosina di più. Riportiamola nuovamente a metà corsa, verso di noi. Il suo movimento nell'Eggbot sarà poi questo, di 5-10 gradi solamente.
Ora che il servo è settato egregiamente, recuperiamo la vite più piccolina del sacchettino e andiamo a fissare saldamente la letta, senza muoverla dalla sua posizione appena stabilità. Toccherà ora all'ultimo componente rimasto, il braccetto sorregge il pennarello. Prendiamo questi due pezzi e, con l'aiuto di due viti da 16 mm, li andremo a fissare l'uno all'altro. Comproviamo il suo movimento finale, liscio, senza attriti. Con il servomotore posizionato a metà corsa, ed i suoi cavetti rivolti verso l'alto, lo andremo a fissare in questa posizione qui. Il suo movimento sarà molto limitato, il necessario a sollevare di qualche millimetro la punta del nostro pennarello. Una volta terminato lo installeremo a pressione qui, sull'asse del motore NEMA 17. Recuperiamo dunque le ultime due viti del sacchettino, e fissiamo il servomotore al braccetto appena assemblato. Ora vi basterà orientare il perno del motore affinché combaci con il foro del braccetto, e applicando una leggera forza inserirlo. Anche qui, controlliamo muovendo il braccetto a destra e a sinistra, che tutto si muova liberamente, senza andare in collisione con nessun altro componente. In descrizione troverete il braccetto da me modificato. Ho aggiunto un dado M3 ed una vite, per fissare il braccetto all'asse del motore. Questo sistema di inserirlo a pressione non mi piace per nulla. L'ho infatti subito sostituito dopo pochi giorni di funzionamento. Vi consiglio pertanto di stampare la mia versione rivisitata e migliorata. Perfetto, abbiamo terminato l'assemblaggio. Ora non ci resta che inserire l'uovo e testare il tutto. Importante la fase iniziale di allineamento uovo. Ruotando con la mano il motore di sinistra, dobbiamo muovere l'uovo e cercare di centrarlo il meglio che riusciamo. Solo così il risultato finale potrà essere soddisfacente. Vediamo ora l'occorrente per avviare una stampa. Con Inkscape già installato e funzionante, avviamo dunque il file Eggbot ed eseguiamo l'installazione. Copiamo per prima cosa la cartella degli esempi sulla scrivania. Avviamo dunque il file mpkg e portiamo a termine l'installazione. Rimane dunque da sostituire il file bb serial.py all'interno della cartella extension di Inkscape. Apriamo dunque il file scaricato chiamato Plotink, apriamo una seconda finestra con le nostre applicazioni ed andiamo alla ricerca della cartella Contents, Resources, Share, Inkscape ed Extension. Qui trasciniamo i tre file. Fine. Passiamo ora ad Inkscape ed apriamo un esempio facile. Ciao mondo, andrà benissimo.
tutto ciò che avremmo bisogno si trova in Estensioni, Eggbot Control. La prima finestra servirà per avviare la stampa del progetto, con un unico colore. In Setup, possiamo tarare il nostro servomotore. Essendo montato all'opposto rispetto all'Eggbot originale, dovremmo sicuramente invertire questi due valori. Aggiustate voi i valori finali, in base alle dimensioni delle vostre uova, di Pasqua, chiaro. In Timing, possiamo variare le velocità e le altre impostazioni. Io le trovo abbastanza giuste così come sono e perciò non le varierò. Opzioni contiene altre opzioni, ovvio. Su Manuale, si possono compiere specifiche operazioni, alzare o abbassare il pennarello, spegnere i motori, avviare una rotazione di X passi del motore uova, eccetera eccetera. Sulla finestra Resume, non ho idea di cosa sia, mentre sull'ultima finestra, Layers, sarà la più utilizzata. Si potrà lanciare infatti la stampa per ogni singolo layer, ovvero per ogni singolo colore. Si avrà dunque il tempo necessario, tra una stampa e l'altra, di variare il pennarello inserito. Colleghiamo la nostra Eggbot e testiamo qualche comando manuale. Alzare pennarello. Abbassare pennarello. Alimentare i motori. Far girare l'uovo di 5 passi, eccetera eccetera. Funziona tutto alla perfezione, perfetto. Colleghiamo ora il cavetto USB al computer, il trasformatore con i 12 volt alla CNC Shield. Apriamo un file di esempio su Inkscape, andiamo su Estensioni, Eggbot Control e lanciamo la stampa così com'è. Perfetto, tutto funzionante. Manca però un componente essenziale, il pennarello, altrimenti l'uovo come si decora da solo? Inseriamo dunque l'ultimo dado M3 e la vite che poi fisserà il nostro pennarello. Finalmente è arrivato il momento che da tempo aspettavo, aprire la nuova scatola dei colori. Mi sembra di essere ritornato bambino. Sempre in descrizione, vi allego il link per stamparvi dei spacer da me realizzati, ottimi da inserire nei pennarelli Sharpie, per avere sempre il giusto riferimento di come collocare il pennarello alla Eggbot, utili soprattutto nelle stampe a più colori, dove il collocare un pennarello, 1 millimetro di differenza dal precedente, può compromettere il risultato finale, ma questo lo capirete presto, con le prime stampe. E per finire, ciliegina sulla torta, inseriamo la base colorata da me realizzata su misura, una leggera pressione, et voilà, beautiful.
Per chi decidesse di realizzare questo progetto scegliendo componenti a basso costo, vi aggiungo in descrizione al video un link Amazon per reperire la scheda Arduino Uno, ovviamente non originale, assieme alla scheda CNC Shield da dei driver, ad un prezzo molto competitivo. Ovviamente, se puntate di realizzare il progetto per Pasqua, ossia avete solamente 30 giorni di tempo, evitate questo prodotto. Mi è infatti arrivato dopo 20 giorni dalla data di acquisto. Tenete quindi in considerazione, oltre al costo, anche ai tempi di consegna. Poi non dite che non vi ho avvisati. Ed anche per questo progetto è tutto. Se il video vi è piaciuto, lo avete trovato interessante o semplicemente vi è venuto voglia di possedere una Eggbot tutta per voi, lasciate un like al video e condividetelo con i vostri amici. A breve pubblicherò un video con il riassunto delle stampe pasquali da me realizzate. Iscrivetevi dunque al mio canale per non perdervi i prossimi video. Ciao!